La mente nella spiritualità o anche nella vita di tutti i giorni. La mente mente. La mente è illusoria. Dove la collochiamo questa mente? Oggi parliamo proprio di mente, che è una delle domande che mi si fa più spesso nei miei social. O Lady of Avalon. Se non mi conosci, sono Laura Ghianda e tramite questo canale mi occupo di un differente paradigma sia attinente alla spiritualità, che è appunto la spiritualità radicata, e sia di una nuova visione della realtà di noi stessi tramite l'immagine guida di una madre cosmica che è la Teosofia. Sarebbe un grande onore per il mio lavoro se tu volessi far parte del mio canale e iscriverti attivando anche le notifiche, così saprai quando pubblico un nuovo video. Ora, quando si parla di mente, solitamente io non ce la faccio più, perché si va da estremo numero 1, la mente inganna, la mente mente, la mente è la nemica, a estremo numero 2, il primato della mente, dove la razionalità deve venire prima di tutto e dove le emozioni e le esperienze e il corpo sono messe in posizione di down. Infatti diciamo che per prendere le decisioni dobbiamo usare solo la razionalità e tutto il resto deve essere tagliato fuori perché magari è troppo emotivo, perché magari bla 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 bla. Chi è che ha ragione? Tu che tipo di club sostenevi? Questo di qua o questo di là o nessuno dei due? Fammelo sapere nei commenti che sono proprio curiosa. Ecco, se tutto va bene, alla fine di questo video io ti darò una visione differente di tutto questo e forse riusciremo anche a far pace e allo stesso tempo a collocare, si spera, nel suo posto anche questa dimensione della mente. Il problema di queste posizioni è che vengono, tanto per cambiare, da il pensiero duale o positivo. Sono una dicotomia, bella e buona. Il pensiero duale o positivo, per sua definizione, è impossibile che ci faccia raggiungere un equilibrio. Perché? Perché nel momento in cui noi lo mettiamo in campo, una parte per noi viene immediatamente associata, inquadrata nella scatolina del giusto e quindi illusorio, però allo stesso tempo molto sentito in questo tipo di logica, l'altra parte sarà per forza che è quella sbagliata, la nemica, la diversa da tenere lì come se fosse lo schifo più totale. Lo dovremo ricordare come un mantra. La dicotomia separa, mantiene in opposizione, contrappone, tiene viva la dimensione della separazione. E per quanto ce la raccontiamo, che proviamo a fare un equilibrio, quindi a mettere la dimensione in equilibrio, finché la nostra logica, il nostro cervello si è modulato su quell'immagine lì, su questa linea con i due poli contrapposti, sarà impossibile generare un equilibrio perché quello che assorbiamo è proprio questa dimensione di scontro, di vinco-perdi che ci sono tra queste due polarità. E quindi sembra proprio che non ce la facciamo a uscire, o andiamo a mettere la mente come primato, quindi anche qua guardate anche la dicotomia alto contro il basso, se la mente è al primato e sta in alto tutto il resto sta nel basso, e anche ad alto e basso è un'altra dicotomia, abbiamo abbinato delle qualità morali di giusto o di sbagliato, di preferibile o di meno preferibile. E se non c'è il primato della mente dobbiamo andare per forza a dire che la mente mente, eccetera eccetera eccetera. La grande questione è che sono entrambe delle posizioni deficitarie, proprio perché sono messe in chiave dicotomica. Perché in realtà, per quanto riguarda il club della mente che inganna, si taglia fuori qualcosa di fondamentale. La mente non è mica soltanto illusione, ha anche le redini del meccanismo di discernimento, che credo che sia una delle qualità umane più dimenticate ma più fondamentali per campare ed essere degli esseri umani decenti, che è quello che un po' spero di aiutare a fare con il mio lavoro. La mente ci porta anche la capacità di astrazione,
che mica schifo, è sempre per la serie aumentiamo i nostri strumenti di lettura del mondo, della realtà e di relazione con questo, non costringiamoci in gabbiette. E la mente è anche quella che quando educata, e bisogna educarci a questa cosa qui, è quella anche che ci fa capire che non possiamo guardare ai fenomeni solamente dal punto di vista strettamente personale, che potrebbe, come spesso è, non esaurire tutta la questione. Questo è un dramma perché attualmente invece si fa tantissimo, ovvero si pensa che siccome per me questa cosa è così, allora sicuramente questa è la verità ed è così per tutti, punto. Però anche nel famoso primato della mente, che può sembrare diciamo la posizione razionale, quella più adottabile, diciamo così, anche questa però ha le sue carenze. Io mi trovo molto male, per esempio, quando si tagliano fuori le altre dimensioni umane dalla lettura dei fatti, soprattutto negli aspetti politici, quando si deve fare qualche scelta politico in senso generale, non in senso di partitico, ma nel senso di cosa scegliamo per la nostra comunità, per la nostra famiglia, eccetera. Non credo che sia possibile tagliare fuori anche il resto, tra cui anche le emozioni. Non vuol dire scegliere solo con le emozioni, attenzione alla dicotomia, che sarebbe l'estremo opposto. Vuol dire però che non si può non tener conto di quelle che sono state le esperienze delle persone, di come le persone provano le cose e soffocare tutto questo dietro l'idea devi essere razionale, perché semplicemente non funzionando così non funziona. Queste persone le perderemo per strada e allo stesso tempo, quando abbiamo vissuto qualcosa di molto forte, è impossibile scollegarlo, per esempio, da quella che sarà la nostra visione. E possono essere le più svariate cose e tutto questo va tenuto in considerazione. Non esiste la sola razionalità. Al contempo, per quel che riguarda lo studio, si è sempre pensato un po', no? Che apprendere significa usare la testa e semmai la pratica, l'esperienza va a confermare quello che ho imparato con la testa. No, la dimensione dell'esperienza è una dimensione da cui si apprende moltissimo e che riesce a equilibrare quando la testa va per la sua tangente, perché poi la testa da sola rischia di produrre gli idealismi. Noi siamo ancora in un mondo così, che è talmente squilibrato perché si parte da modelli creati dalla sola testa, quindi svincolati dalla reale capacità magari umana di portarli a compimento nella vita. Ovviamente tutti noi corriamo come sulla ruota del criceto, non riusciamo ad arrivare da nessuna parte e sensi di inadeguatezza, a cui però si rischia di rispondere con l'estremo opposto. L'esperienza, la pancia svincolata dalla testa. Capiamo che continuiamo a essere in una dicotomia. Questo è il capolavoro, ironicamente parlando, del pensiero duale oppositivo, e che per portare equilibrio bisogna fare non una semplice somma, ma proprio una sintesi delle cose, per cui c'è un'influenza reciproca, come se fossero, e lo sono, parte dello stesso intero. Quindi ci saranno dei meccanismi dove la mente potrebbe sembrare che inganni, adesso lo vediamo meglio, così come ci saranno dei momenti in cui si farà appello a quest'altra parte, ma dobbiamo smetterla di vedere la mente come la nemica. Vorrei citare una persona, un profilo Instagram che è Theta Evolution, giusto perché io ci tengo moltissimo alle fonti, che secondo me ha scritto in questo caso una frase molto bella, e cioè: la tua mente non sta cercando di boicottarti, sta cercando di difenderti. Ecco, io credo che tutto questo sia perfettamente coerente con il tema della spiritualità radicata di cui mi occupo con tanto amore, che considera l'essere umano con tutti i suoi strumenti come un bel risultato di milioni di anni di intelligenza evolutiva che ha proceduto per prove, tentativi ed errori. E tutto quello che noi abbiamo adesso, invece di dividerlo nello schemino giusto o sbagliato e mutilare parti di noi, andrebbe visto in un altro modo, come tutte possibilità di un intero che vanno conosciute
per poter pilotare meglio la nostra macchina. Ci possiamo capire con questa metafora? Perché devo guidare soltanto guardando il contachilometri, quando posso avere un sacco di altre spie che mi indicano la velocità, la temperatura dell'acqua, eccetera, eccetera? Un po' questa cosa. Io penso che la frase dell'amico aiuti molto a mettere le cose in prospettiva, perché ovviamente nulla di noi è perfetto ed ecco che questa imperfezione, ma poi che vuol dire, no? Questa distanza dal modello ideale che noi vorremmo va conosciuta, indagata, capita. Ed è vero che la mente può avere dei meccanismi automatici che se vengono presi alla lettera, senza appunto metterci questa conoscenza, rischiano di farci perdere una realtà illusoria o che esiste soltanto nella nostra testa. Però appunto è l'approccio a tutto questo che deve essere guardato bene, proprio perché la dicotomia è sempre una parte che ne combatte un'altra. L'immagine è quella del drago infilzato. Se noi stiamo là con la lancia a cercare di tenere il drago lì, perché poi noi crediamo di ucciderlo, ma non può uccidersi, perché quello se ne muore con noi, è una parte di noi. Quindi noi stiamo là illudendoci che sia la parte brutta di noi che possiamo uccidere per far vincere la parte bella di noi. E che succede? Per fare questa azione lì di questo drago che dice uè, io però voglio la tua attenzione, guarda che io ho delle cose da dirti, tu stai là con la lancia che lo fracchi giù, serve tantissima energia, proprio nel senso anche fisico e mentale della parola, che mettendocela lì tu levi da altre cose. Ecco che ci diventiamo ancora più astiosi, incazzusi e sempre impegnati in una perenne lotta con delle parti di noi che poi inevitabilmente proietteremo e porteremo nelle relazioni con quello che sta attorno a noi. La logica dicotomica è la logica che infilza il drago. Perché? Perché da una parte c'è la cosa giusta e dall'altra c'è quella sbagliata e quella sbagliata va uccisa. Per cui se cerco di infilzare il drago quando appartengo a questo club, io sto cercando di infilzare la mia mente e pensare che anche tutte queste parti qui, che ovviamente non considererò, siano frutto di un'illusione, ad esempio. Mentre quando infilzo il drago appartenendo a questo club, probabilmente non avrò un grandissimo rapporto con la mia intelligenza emozionale, ma probabilmente nemmeno dall'altra, con l'altra parte della mia umanità, e la considererò piuttosto delle cose sciocche, delle cose da deboli. Immagino che molte di queste cose che sto dicendo tu le possa riconoscere in delle istanze culturali che ci circondano, perché di fatto le trovi. Tornando all'approccio del profilo di Theta Evolution, della mente che non ti sta in realtà boicottando, sta cercando di proteggerti, questa è la chiave per levare quella lancia dal drago, perché abbiamo questi meccanismi che sono di sopravvivenza, che entrano in gioco e che scattano in automatico. Però nell'educarci, proprio nello sposare queste parti senza metterle in scontro, quello che possiamo imparare a fare è piano piano capire come funzionano questi meccanismi, prima anche in generale perché è più facile, e poi nel tempo a cercare di riconoscere in noi. Qui potrebbe anche servirci invece un aiuto esterno, perché è pressoché impossibile, anzi credo proprio impossibile, fare un'autoanalisi obiettiva, perché noi da dentro possiamo fare moltissimo lavoro ma non possiamo avere un'immagine fredda e distaccata che potrebbe servirci ogni tanto. Motivo per cui io sempre consiglio una parte della vostra vita, sperimentate la psicoterapia. Ma al di là di questo, riconosciamo questi meccanismi e guardiamoli per quello che sono. Meccanismi di sopravvivenza, è un tentativo di noi stesse e noi stessi di proteggere noi stesse e noi stessi da qualcosa. Se io la tratto come un drago, che cosa sto facendo? Non può funzionare, perché in un certo senso è come se scattasse per dire ma io ti sto proteggendo, perché tu mi stai tagliando la testa, perché tu mi stai uccidendo? Io credo, strategia personale, che quello che funziona meglio in realtà e a cui
ancora mi sto allenando perché anch'io li ho quegli automatismi, sono irrazionali, scattano, li abbiamo presi dalla cultura ed è difficilissimo toglierseli, ma quello che in realtà funziona è provare a considerare questi automatismi, quando sono inutili, come fossero dei bimbi che cercano di proteggerci ma goffamente, perché in realtà in alcuni ambiti della nostra vita non servirà ed ecco che se ci andiamo dentro, rimaniamo nella nostra ferita e da una cosa piccola possiamo crearne un demone ancora più difficile da controllare perché poi si cristallizzerà. Ma se invece impariamo a riconoscere i vari meccanismi di protezione, e poi noi possiamo dire grazie, questo è un dono che tu mi stai facendo. Io so che sembra fuori di testa parlare con la propria testa, però grazie del dono che tu mi stai facendo, in questo momento non ti preoccupare, mi sei stata utile, mi sei stato utile, adesso non mi servi più, non ti preoccupare, mi arrangio io, adesso posso controllarlo io. Ecco allora, io non lo so, a me fa sempre questa sensazione di liberazione, un sgretolamento di qualcosa e anche di soddisfazione quando mi produco questo pensiero e riesco a metterlo a fuoco. Perché allora, caduto un po' quella parte, caduta la smania di infilzare il drago, diventa anche un riprendersi il potere e un riaccettare un altro tipo di relazione. La mente non è nemica in assoluto, la mente non è perfetta in assoluto, come abbiamo visto, sta soltanto cercare di imparare come prenderla e guidare al meglio la nostra macchina. Ciao, a presto!